Sono Tommaso Perrone, sono direttore delle testate di Livegate. È un network nato nel 2001, si occupa di comunicare tutte le tematiche dedicate alla sostenibilità attraverso il sito, che è appunto una testata giornalistica online. Poi dietro c'è ovviamente una radio, che è la prima nata in casa Livegate e che dal 2001 appunto cerca di offrire musica di qualità, però attraverso anche dei messaggi dedicati proprio al clima, all'ambiente, all'energia. Il trend di una città verde, ed è quella che effettivamente io mi immagino e spero. Io vengo da una città come Milano, che è stata tra le prime, credo, in Europa a sdoganare una politica e una progettualità dedicata alla reintroduzione del verde in città. Adesso hanno appunto lanciato questa iniziativa di cercare di arrivare a 3 milioni di alberi nel giro di qualche anno, e lo fanno anche attraverso un rapporto tra pubblico e privato, quindi non è solo l'amministrazione, il sindaco e il comune a farsi promotore, ma poi sono anche i privati, i singoli cittadini che cercano di attuare questa soluzione. E già si sta vedendo, nel senso che molte aree che prima erano dedicate ad altre attività, quindi industria, commerciale, eccetera, in realtà oggi in un'ottica di restauro della città sono diventate verdi. Un'altra notizia, tra l'altro, proprio di questi giorni è quella dell'Irlanda, che proprio in ottica di reintegro del verde in città ha lanciato un'iniziativa di 440 milioni di alberi che dovranno essere piantati entro il 2030. Quindi credo che questi due casi, ma poi ce ne sono tantissimi altri che rappresentano bene quello che la città potrebbe diventare, soprattutto in ottica di fruibilità per i cittadini e per chi vive la città, lavoratori, pendolari che entrano ed escono dalla città e turisti. Parlando di rinascita di un luogo, probabilmente il primo spazio che mi viene in mente è uno spazio per bambini. Hanno bisogno di vivere questo spazio in un modo mediato, quindi attraverso delle attività, mi immagino anche all'aria aperta e comunque nel verde, attraverso dei giochi e del contatto fisico, anche poi con la natura, magari con la biodiversità del territorio, riportata qui ovviamente in piccolo, in maniera simbolica. Partirei da lì, perché secondo me attraverso uno spazio del genere è più facile poi per le persone, le famiglie, i genitori, i nonni, ma anche gli amici, vivere poi lo spazio nel resto delle sue iniziative, delle sue attività. Cambiamenti climatici ovviamente è un tema, è un trend topic che però molto spesso non si sente come vicino. In realtà nell'ultimo anno e forse di più abbiamo capito che i cambiamenti climatici li viviamo sulla nostra pelle, e quindi far capire in questi spazi culturali e non solo che cosa sono i cambiamenti climatici, come possono incidere, magari attraverso anche l'uso delle arti, quindi spazi come questo, come Manifattura Tabacchi, secondo me potrebbe fungere da collettore di opere, di iniziative artistiche che mettono al centro i cambiamenti climatici e la sostenibilità, partendo ovviamente dai più piccoli. Quello che non deve mancare è il contatto con la terra in senso lato, cioè magari proprio degli spazi interni alla manifattura dove si può magari fare dei laboratori, dei workshop con le mani sporche di terra, coltivare orti, giardini, ricreare quegli spazi di bellezza urbana che poi secondo me fungono da volano per tutto il resto.